Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Anche oggi con voi voglio condividere un altro video inerente al nostro Natale. Con voi oggi mi piacerebbe fare lo schiaccianoci. Questo video sarà diviso in due parti in quanto è abbastanza lungo il progetto. Per una parte faremo il corpo con la testa e l'altra parte invece andiamo a definire le gambe, le braccia e tutto l'occorrente che ci servono, tipo baffi, cappello, capelli e tutto ciò che porterà al completare il nostro schiaccianoci. Quindi vi farò vedere cosa ci occorre per la prima parte del nostro schiaccianoci e come potete vedere dai colori questo è ciò che ci occorre, ma prima di andare a parlare di cosa ci occorre e come iniziare il nostro tutorial, ragazzi, io vi ricordo sempre puntualmente, prima di iniziare ogni mio tutorial, di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto ovviamente, ed ovviamente di iscrivervi al mio canale in quanto come sempre tanti di voi guardate i miei video ma siete in pochi ad essere iscritti, quindi perché non ora iscrivetevi al mio canale. Adesso ragazzi vi lascio al tutorial. Ciò che ci occorre ragazzi per questa prima parte del nostro schiaccianoci, come potete vedere abbiamo la lana rossa, lana giallo ocra, del nero e della lana o rosa o un beggiolino per il volto. Poi ovviamente userò l'uncinetto e userò l'uncinetto delle stesse dimensioni per tutta la parte del nostro schiaccianoci, così il nostro schiaccianoci non avrà diverse misure di grandezza. Un marcapunti ed ovviamente avremo bisogno anche dell'ovatta per imbottire e degli occhietti con la sicurezza sicura per metterli nel volto del nostro schiaccianoci. Quindi iniziamo insieme. Inizierò con il colore nero e inizierò a fare il mio anello magico e all'interno di questo anello magico andrò a fare 8 maglie basse. Per chi non sa fare l'anello magico, lascerò in descrizione tutti i dettagli di questo video di come fare l'anello magico se volete e in più tutti i dettagli di che dimensione di lana ho usato, uncinetto e tutto il resto. Quindi iniziamo con 8 maglie basse. 1, 4. Una volta fatte le nostre 8 maglie basse chiudiamo il lavoro, una maglia bassissima, ecco qua, stringiamo bene il nostro cerchio e andrò a mettere il marcapunti nell'ultima maglia fatta. Adesso nel secondo giro io farò un aumento in tutto il giro, quindi da 8 avremo a fine giro 16 maglie basse, quindi ci vediamo alla fine del nostro giro dove in ogni maglia bassa faremo 2 maglie basse per un totale di 16 maglie basse a fine lavoro. Quindi 1, 2 e così via fino ad arrivare al marcapunti. Una volta arrivati a 16 maglie basse adesso iniziamo il terzo giro. Il terzo giro faremo una maglia bassa ed un aumento. Procediamo così con questo schema di una maglia bassa ed un aumento per tutto il giro fino ad avere a fine giro 24 maglie basse. Ci vediamo una volta arrivati al marcapunti. Una volta arrivati a 24 maglie basse procediamo con il quarto giro. Il quarto giro ragazzi faremo un altro giro di aumenti. Faremo 2 maglie basse, 1 e 2 ed un aumento e faremo questo schema di 2 maglie basse ed un aumento per tutto il giro fino ad arrivare al marcapunti con 32 maglie basse, quindi ci vediamo una volta arrivate a 32 maglie basse. Una volta arrivate a 32 maglie basse adesso ragazzi faremo il quinto giro. Il quinto giro è l'ultimo giro di aumenti. In quest'ultimo quinto giro faremo 3 maglie basse, 1 2 e 3 e ovviamente nella prossima maglia faremo un aumento, quindi per tutto il giro dovremo seguire questo schema di 3 maglie basse ed un aumento fino ad arrivare al nostro marcapunti con 40 maglie basse.
Eccoci qua, una volta fatto il quinto giro dove avremo fatto 40 maglie basse, adesso ragazzi nel sesto giro lavoreremo solo su 40 maglie basse, ma lavoreremo solo prendendo la solina interna, quindi non prendendo, lo so, sul nero è abbastanza difficile da guardare, però praticamente la nostra asolina è formata da due V. Noi invece di prenderla tutta dal basso dovremo prenderla solo quella interna, quindi lavorare solo nella parte interna, quindi faremo 40 maglie basse prese solo nella solina interna e faremo questo per tutto il giro fino ad arrivare al nostro marcapunti. Eccoci qua ragazzi, una volta completato il nostro sesto giro prendendo solo la solina interna e quindi facendo 40 maglie basse, adesso ragazzi dal settimo giro fino al 17esimo dobbiamo solo lavorare 40 maglie basse per tutti i 10 giri, 10-11 giri, quindi ci vediamo una volta che abbiamo finito il 17esimo giro. Arrivati al 17esimo giro ragazzi, adesso facciamo un cambio colore e inseriamo il colore dove andremo a fare il colore del nostro volto dello schiaccianoci, quindi o un beciolino o un rosa chiaro. Io in questo caso userò il beciolino, però non tagliate ancora il filo del nero perché non ancora abbiamo finito col nero, perché dobbiamo ancora fare un piccolo dettaglio con il filo nero, quindi inserita la lana. Adesso con la lana beciolina andremo a fare 40 maglie basse sempre senza nessun aumento, ma andremo a prendere solo il back loop, ovvero lavoriamo la solina interna, quindi 1 e il filo nero come vedete io non l'ho tagliato ancora, quindi andrò a fare un giro di 40 maglie basse prendendo solo la solina interna. Andremo a fare questo per tutto il giro, ci vediamo una volta finito il giro. 3 4 5 6 7, quindi ci vediamo una volta raggiunte le 40 maglie basse prendendo solo la solina interna e non tagliate il filo nero, poi vedremo insieme perché. Eccoci qua ragazzi, una volta arrivata al nostro 40esima maglia bassa, prendendo solo la solina interna, io andrò a riprendere il nostro filo nero, posiziono il bianco, l'altro lato lo prenderemo dopo, e adesso col filo nero che ho qui cosa farò? Praticamente visto che abbiamo lavorato il 18esimo giro, lo so che non si vede benissimo perché nero non è molto visibile, nella solina esterna al 18esimo giro che abbiamo fatto andremo a lavorare praticamente una serie di maglie basse in questa solina qui che abbiamo lasciato qua e faremo semplicemente 40 maglie basse prendendo quella solina esterna rimasta quando abbiamo lavorato con il beige le asoline interne, ed eccoci, come potete vedere viene diciamo il piccolo contorno del cappello del nostro schiaccianoci. Quindi lavorate tutto il giro di nero prendendo questa solina esterna non lavorata quando abbiamo fatto la solina interna con il colore beige, e faremo questo fino ad arrivare alla 40esima maglia bassa fino al marcapunti. Ci vediamo una volta arrivati lì. Una volta arrivati alla fine del nostro giro andremo a chiudere il nostro giro con una maglia bassissima e a questo punto possiamo tagliare la nostra lana nera e nascondiamo il filo restante attraverso il lavoro.
Una volta che abbiamo finito, ragazzi, e come potete vedere già si vede la parte esterna del cappello, un pochettino è venuta un po' il contorno. Adesso dobbiamo fare la parte del volto. Per fare la parte del volto adesso dobbiamo lavorare 40 maglie basse, dobbiamo lavorare dal giro 19 al giro 29, quindi dobbiamo fare 11 giri su 40 maglie basse, quindi ci vediamo alla fine quando abbiamo fatto tutti gli 11 giri. Ragazzi, prima di continuare, ovviamente tra il giro 22 e 23, avendo questi due giri già fatti, 22 e 23, potete posizionare gli occhi. La distanza tra essi sono 6 maglie basse, quindi posizionare i due occhi con la sicurezza sicura. Quindi tra il giro 22 e 23 distanza di 6 maglie basse. Una volta posizionati ovviamente i vostri occhi, continuate ovviamente il giro fino al 29esimo. Adesso, quando abbiamo raggiunto il 29esimo giro, ragazzi, adesso dobbiamo cambiare dal color peciolino e mettiamo il colore giallo ocra. Ovviamente poi tagliamo la lana beggiolina, perché adesso non ci servirà più. Quindi aggiungiamo la lana giallo ocra e faremo 2 giri con il giallo ocra, quindi faremo il giro 30 e 31esimo con il giallo ocra. Ovviamente tagliamo la lanettina beggiolina, l'eccesso lo nasconderemo attraverso il lavoro. E adesso faremo 2 giri con il giallo. Ci vediamo alla fine di questi 2 giri, che lavoreremo su 40 maglie basse come sempre. E una volta fatto col giallo questi 2 giri, a fine di questi 2 giri poi dobbiamo cambiare con la lana rossa, quindi ci vediamo alla fine dei 2 giri. Una volta raggiunto il secondo giro, adesso aggiungeremo la lana rossa e taglieremo quella giallo ocra. Ovviamente l'eccesso, ragazzi, ciò che ci occorre fare con la lana rossa, dobbiamo lavorare dal giro 33 fino al giro 42, o meglio scusatemi, dal giro 32, perché questo abbiamo fatto 30 e 31 con la lana gialla, quindi dal 32 fino al 42 dobbiamo fare giri su maglie su lana rossa, quindi 40 giri usando la lana rossa, quindi ci vediamo alla fine del 42esimo giro. Una volta arrivati al 42esimo giro, ragazzi, andremo ad aggiungere la lana nera, però senza tagliare il filo rosso, perché poi ci riservirà. Quindi andremo a fare il 43esimo giro, 40 maglie basse con la lana nera. Eccoci qua, faremo questo giro e arrivati a 40 poi vedremo il prossimo step. Non tagliate al filo rosso perché poi ci servirà dopo. Ragazzi, alla fine del nostro 43esimo giro facciamo un altro giro sulla maglia nera, 44, quindi il giro 44esimo sarà sulla lana nera e poi ritorneremo alla lana rossa. Quindi ci vediamo alla fine del 44esimo giro, dove poi ripasseremo al nostro filo rosso. Arrivati al giro 44, alla fine tagliamo la lana nera, ragazzi, e ritorniamo con la lana rossa. Adesso andremo a fare 3 giri su 40 maglie basse in rosso, quindi 45, 46 e 47. Ci vediamo arrivati alla fine del 47esimo giro. Allora, una volta fatti i 3 giri 45, 46 e 47 su 40 maglie basse con rosso, continueremo fino alla fine del lavoro. Mancano pochi giri a fine del lavoro. Solo questo giro, il 48esimo, lo lavoreremo in back loop. Back loop significa prendere sempre la solina sull'interna. E in questo giro, oltre che lavorare solo in back loop, dovremo fare delle diminuzioni.
Le diminuzioni saranno 2 maglie basse e una diminuzione, e a fine lavoro dovremmo avere 30 maglie basse, quindi andremo a fare insieme 2 maglie basse sempre in back loop, e la diminuzione anche va fatta in back loop e una diminuzione. Ecco qua, quindi 2 maglie basse e una diminuzione in back loop per tutto il giro fino ad avere 30 maglie basse al nostro arrivo al marcapunti. Adesso continuiamo a fare il 49esimo giro, facciamo sempre diminuzione e faremo una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro, e stavolta prenderemo normalmente le maglie senza prendere solo il back loop, ma prenderemo tutta la maglia come facciamo di solito, quindi una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro fino ad avere a fine il lavoro 20 maglie basse. Ci vediamo alla fine arrivati al nostro marcapunti. Prima di fare l'ultimo giro dove avremo tutte diminuzioni, imbottirò il mio lavoro. Allora, dopo aver imbottito il mio lavoro, farò l'ultimo giro dove farò un giro di tutte diminuzioni, e a fine lavoro avrò 10 maglie basse. Quindi ci vediamo a fine lavoro quando avrò solo 10 maglie basse. Una volta fatto l'ultimo giro, avremo 10 maglie basse, io taglierò il filo e chiuderò con un ago da lana il mio cerchio, diciamo il piccolo forellino creatosi. Quindi mi assicurerò che sia tutto imbottito. Se volete imbottirlo di più fatelo, se no con un filo da lana, ragazzi, chiudete il buco che abbiamo qui sotto. Ragazzi, una volta chiuso il nostro forellino, cosa facciamo? Dove abbiamo fatto, come potete vedere qua, il primo giro di diminuzione in back loop only, quindi prende solo la solina interna, abbiamo questa solina esterna. Andremo allora adesso a infilarci con la lana rossa in questo asolina esterna, e andremo a fare praticamente un giro di 40 mezze maglie alte per fare l'ondeggiatura della giacca del nostro schiaccianoci. Quindi io mi andrò ad inserire in qualsiasi punto di esso un nodino iniziale e farò 40 mezze maglie alte per tutto il giro. Ci vediamo alla fine del lavoro. Una volta finita questa parte, ragazze, taglierò il filo e nasconderò il filo attraverso il lavoro. Allora ragazzi, questa è solo la prima parte del nostro schiaccianoci. Ovviamente ragazzi, le dimensioni del nostro schiaccianoci dipendono da quanto grande voi volete il vostro schiaccianoci. Ovviamente questo lavoro non è finito, ci manca ancora da fare il nasino, i baffi, le gambe, le braccia, ovviamente di rifinire anche i bottoni, tutto ciò che riguarda ancora lo schiaccianoci è da definire. Ovviamente le dimensioni dello schiaccianoci dipende dalla grandezza che voi desiderate. Io, perché ho un villaggio di Babbo Natale abbastanza grandicello, quindi voglio metterlo all'esterno del mio villaggio di Babbo Natale, ho fatto abbastanza grande da poterlo metterlo fuori, e poi vi farò vedere una volta messe tutte le decorazioni in casa perché ho deciso di farlo così grande. Nel caso volete fare uno schiaccianoci più piccolo, ragazzi, lo schema è lo stesso. Ciò che dovete usare per farlo più piccolo è ovviamente un uncinetto più piccolo e ovviamente del filato di lana più piccolo. Con questo video oggi è tutto qui, spero che questo video vi sia piaciuto e aspettatemi per la prossima parte dove vedremo tutto il restante. Baci, ciao!